Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi parlerò di, secondo me, che cosa bisognerebbe insegnare a scuola. È un video un po' freestyle, quindi spero comunque che vi piaccia questo genere di video e scusate per le mie macchie in faccia, ma ho appena fatto laser surgery, ho appena fatto il trattamento laser per rimuovere le cicatrici dell'acne, quindi per un paio di settimane avrò queste cicatrici rosse, spero che non diano fastidio. Però non volevo non fare video per colpa delle cicatrici. Quindi ecco qua, oggi parlerò di, secondo me, che cosa dovrebbero insegnare. Perché? Perché io sono andato, diciamo che il mio percorso è stato come tutti elementari a Peschiera del Garda, abito a Peschiera del Garda in provincia di Verona, nel nord Italia. Poi ho fatto le medie, sempre qui a Peschiera. Poi ho fatto il liceo linguistico in cui ero l'unico maschio, eravamo in 25 ragazze e un uomo, ovvero io, e poi ho deciso di continuare, dato che dopo il liceo comunque ormai è scontato prendere una laurea, ho deciso di provare a fare scienze della comunicazione all'Università di Verona, che poteva essere magari qualcosa che, ok, è una laurea ampia e quindi magari potevo sfruttarla, vendermela in qualche modo per ottenere più risultati possibili. E quindi mi sono laureato circa 2 anni fa ormai, no, un anno fa, in scienze della comunicazione. Quindi elementari, medie, liceo linguistico, scienze della comunicazione. Che cosa ho imparato? Ho imparato tante cose, però nel momento in cui ho iniziato l'università, una cosa che ho iniziato oltre all'università è la crescita personale. Quindi questo mio percorso, in cui parlo ovviamente sui miei social media, quindi se seguite questo canale ovviamente sapete di che cosa sto parlando, il self-education, quindi il insegnare a se stessi tramite libri, podcast, mentori, corsi, guru, eccetera, eccetera, seminari, argomenti che a scuola nessuno ci ha insegnato. Quindi, che cosa insegnare? Secondo me, nel momento in cui qualcuno inizia un percorso di crescita personale, capisce che sì, la scuola è utile, anche mi chiedono l'università è utile, tra l'altro ho fatto un video a riguardo, andatevelo a vedere, lo metto in descrizione. Sì, è utile, l'università, però non è necessaria. Nel momento in cui si vuole imparare qualcosa, i libri in realtà sono comunque un ottimo metodo, i video, i podcast o anche persone che già lavorano nell'ambito. Persino Elon Musk in persona lo disse che lui non ha questa laurea, però ha un background scientifico che l'ha aiutato sicuramente, però libri e entrare a fare esperienza nel mondo reale già direttamente nel lavoro lo ha aiutato tantissimo, molto più di quello che ha studiato in precedenza. Stessa cosa, la maggior parte dei milionari al mondo non sono nemmeno laureati, quindi in realtà la laurea può essere utile se la si vende in modo, se si sa venderla come parte del proprio personaggio, però non è assolutamente necessaria per arrivare a un successo a livello finanziario. Però a livello di educazione la laurea serve nel momento in cui interessa, cioè quegli argomenti per diventare magari un professionista ti interessano. Quindi se io voglio diventare un medico, la laurea in medicina non me la toglie nessuno, devo per forza farla. Se voglio diventare architetto, idem. Se uno vuole diventare youtuber, non è assolutamente necessaria. Però se uno vuole diventare, non so, commercialista o vuole diventare un libero professionista in qualsiasi ambito, la laurea a volte non è nemmeno richiesta, però è un punto in più. Quindi in realtà non è necessaria, però è molto utile. Ma che cosa dovrebbero insegnare a scuola? Dato che dopo aver iniziato questo percorso di crescita personale ho notato che ci sono tantissimi argomenti che non sono stati nemmeno trattati a scuola e che in realtà sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, mi sono chiesto come mai queste cose non le insegnano. C'è gente che dice che è perché per comandare le persone, per avere un mezzo da parte dello Stato per tenerci sotto controllo, eccetera, eccetera. Oppure altri dicono perché sono cose inutili insegnare queste cose a persone, a bambini che non capiscono ancora niente del mondo. Lo so, però io ho fatto una mia lista in ogni caso delle cose che secondo me bisognerebbe insegnare a scuola. Partiamo dal presupposto che secondo me le materie che già ci sono utili, quindi io non rimuoverei praticamente quasi nessuna materia, però cambierei il focus, cambierei quanto tempo si dedica a ogni materia. Dato che a scuola la maggior parte delle persone per 8 anni, perché in realtà anzi di più, 5 più 3
più un liceo o un istituto, quello che si vuole, di base normalmente, per tutti quegli anni lì si fanno sempre delle determinate materie base, quindi c'è sempre italiano, c'è sempre storia, c'è sempre geografia, c'è sempre scienza, c'è sempre matematica, c'è sempre educazione fisica, eccetera, eccetera. E poi in base al percorso di studi cambiano. Chi ha fatto uno scientifico magari si concentra più sulla chimica, eccetera, eccetera, sulle scienze, chi ha fatto il linguistico invece magari aggiunge 2 o 3 lingue e così via. E secondo me va bene, è ottima come cosa. Però io dedicherei, dato che ci sono 8 anni per studiare queste cose, anzi di più, dedicherei un po' meno tempo, arrivati a un certo punto, a queste materie base, per dedicarsi ad altre materie che in realtà nella vita possono essere molto utili. Perché toglierei tempo a queste cose? Non le toglierei, perché secondo me comunque, per quanto uno possa dire che non servano a niente, anch'io tuttora oggi non mi ricordo niente di niente, la maggior parte delle cose non me le ricordo di quelle che ho studiato, non mi ricordo le date di quella cosa che è successa nella storia, o non mi ricordo la formula matematica per fare un esercizio. Ma più che altro quelle cose non è che servono per essere ricordate, servono per aprire la mente, servono per provare a fare quel determinato tipo di materia. Io come posso sapere se voglio intraprendere un percorso scientifico nella mia vita se non ho mai fatto qualcosa di matematico? E se non lo faccio a scuola, la vita non me lo darà mai da provare. Idem per le lingue. Come faccio a capire se mi piacciono le lingue se la scuola non mi aiuta a farlo? Quindi in realtà secondo me toccare tutti gli argomenti più o meno un po' in modo più approfondito o meno approfondito, come lo sta già facendo, secondo me è una cosa buona, un po' per far capire al bambino che cosa piace, un po' per avere una cultura generale molto ampia, che questa cosa apre la testa. Toglierei un po' di tempo da quelle materie a cui si dedica troppo tempo, a mio avviso, che non è mai troppo, però negli anni spalmati della scuola si potrebbe utilizzare quel tempo per insegnare materie più utili nella vita reale. Quindi quali sarebbero secondo me le materie che potrebbero insegnare? Una è l'educazione civica. Educazione civica, quindi insegnare come ci si comporta in pubblico, insegnare quali sono i propri diritti, insegnare come funziona un governo, la politica, come funziona l'ambiente, come funziona la raccolta differenziata, come funzionano le case, come funziona insomma la vita di tutti i giorni, l'educazione civica e anche sapersi comportare con gli altri. C'è un libro che ho letto che si chiama How to Win Friends and Influence People, come trattare gli altri e farseli amici, di Dale Carnegie, che è un libro pazzesco e quelle cose, se tu non le leggi in quel libro, non te le insegna nessuno. Dunque, secondo me, invece sono cose che dovrebbero insegnare a scuola, magari educazione civica, anche addirittura medie o prima seconda liceo, quindi nel biennio, prima seconda istituto. Quindi sapersi comportare nella società come prima e anche come sapersi comportare con gli altri, in un lavoro, in un colloquio, nei mezzi pubblici, l'educazione, eccetera, eccetera. Quindi educazione civica. Poi aggiungerei anche alimentazione. L'alimentazione al giorno d'oggi, quello che mangi sei, corpo sano in mente sana. Non si può ottenere una mente forte, sana, intelligente se non si ha un corpo sano. Dunque, negli Stati Uniti c'è insistono molto sulla questione dello sport e noi abbiamo l'educazione fisica e va bene. Però, oltre all'educazione fisica, io aggiungerei una buona parte di educazione alimentare. E non a livello scientifico che alle persone non interessa, ma proprio con veri esempi, creare quasi addirittura delle diete, cercare di insegnare ai bambini, o ai ragazzi insomma, che cosa è giusto mangiare, che cosa è sbagliato. E voi dite, ma la gente, cioè, si sa già che cosa è sbagliato, cosa è giusto. Però nel momento in cui si fa scuola e si approfondisce, questa cosa rimane anche a livello inconscio, come tutte le altre materie. Io non mi ricordo un qualcosa di matematica, però dentro, quando un giorno mi recapiterà di fare un problema simile a quello che ho fatto a 15 anni, probabilmente mi sovviene nella mente. Dunque, educazione alimentare, educazione sessuale, ma penso che in realtà ci sia già, lo mettono come laboratorio, quindi quello insomma penso che in realtà ci sia già al giorno d'oggi. Vedo anche che in realtà tante di queste cose di cui sto parlando le scuole già le stanno implementando in alcune parti, come ad esempio oggi sentivo che si fanno anche dei corsi di giocoleria o di come si chiama?
di linguaggio dei segni, sono cose molto utili e molto belle, quindi in realtà fare anche vari tipi di laboratori, questa cosa potrebbe essere molto utile per insegnare ai bambini varie cose, avere una mente più ampia possibile. Terza cosa che insegnerei è difesa personale. Quindi non solo un laboratorio che uno può farlo, non può farlo, che si fa in 3 ore, che di solito si fa in 3 ore con un insegnante di arti marziali una volta nella vita, organizzato così, ma io ci dedicherei proprio un bel periodo delle medie. Perché? Un bel periodo, scusate, del liceo, o delle medie anche in realtà. Perché? Perché nella vita di tutti i giorni sapersi difendere, non attaccare, ma sapersi difendere è importantissimo, dà tanta sicurezza nella vita, dà tanta sicurezza nel lavoro, dà tanta sicurezza in generale. Un'altra cosa che aggiungerei è educazione finanziaria, quindi come gestire il proprio denaro. Non insegnano niente a scuola a riguardo del denaro. Non insegnano niente su come farsi un budget, le entrate, le uscite, a meno che uno non abbia studiato proprio in un ambito economico. Però per tutti gli altri non neanche vengono menzionate. Che cosa sono le tasse, come pagarle, come funziona il commercialista, cos'è l'IMU, come funzionano gli interessi, il mercato globale, cosa sono gli ETF. Io non dico di fare un corso di economia, però possibile che i soldi sono importanti al giorno d'oggi, non sono la cosa più importante di tutte, però sono un mezzo sicuramente che tutti in qualche modo nel momento in cui si va a scuola per cercare un lavoro, comunque per potersi guadagnare e portare il pane a casa, giusto? Dunque, che senso ha insegnare, in realtà il senso tante persone l'hanno trovato, però che senso ha insegnare a vivere la vita nel momento in cui esci fuori e non sai neanche che cosa vuol, cioè nello stipendio che ricevi come primo lavoro a 18 anni, parte di quello stipendio dove va, che cosa vuol dire, dove mettere quei soldi, aprire un conto corrente, che cos'è la differenza tra le carte di credito, come funziona un debito, come gestire il proprio denaro, eccetera, eccetera. Quindi educazione finanziaria sicuramente, ci dedicherei anche una bella parte, forse negli ultimi anni, prima di uscire dalla scuola dell'obbligo, però ci dedicherei una bella parte. Quindi educazione politica, educazione civica, educazione finanziaria e io aggiungerei anche un po' di psicologia. So che ci sono licei che lo fanno, però io lo aggiungerei anche a livello base, almeno per un periodo, in tutti i tipi di scuole, perché imparare a capire come funziona il proprio cervello e come funziona il cervello degli altri aiuta tantissimo in futuro in qualsiasi relazione, in qualsiasi cosa, a evitare anche tantissimi problemi di depressione. Si impara a conoscere se stessi. E oltre alla psicologia io aggiungerei anche un po' di non tanto religione, perché so che c'è sempre la religione da insegnare, che ci sta, ma insegnerei piuttosto qualcosa di crescita interna. Quindi imparare, già far imparare magari non ai bambini, però già a gente più adulta, che per noi magari sembra una cavolata, uno si mette a ridere, ma ragazzi, ma nelle religioni orientali, nei posti in cui questa cosa è parte della cultura, crescono in modo completamente diverso dal nostro perché le hanno già all'interno del loro sistema. Noi queste cose le demigriamo, ci sembrano cavolate, ma in realtà sapersi conoscere dentro, conoscere la propria psicologia, saper meditare, saper riconoscere i propri pensieri, essere consapevoli delle emozioni che si sentono, quindi magari fare dei corsi in cui si spiega la meditazione, i pensieri, il pensiero inconscio, subconscio, l'energia del corpo, non cose esoteriche strane, ma le basi, anche proprio delle. Perché queste cose, se dopo uno non le impara da solo, non ci sono. Ci sono tantissimi libri che consiglio e vi faccio un video anche, vi ho fatto, lo metto in descrizione, di tutti i libri che consiglio da cui ho imparato molto di crescita personale, però queste secondo me sono le cose da imparare. Come influenzare gli altri, il marketing, al giorno d'oggi almeno un po' di digital marketing, quindi almeno un po' di sapere come funziona il mondo digitale, anche se in realtà i ragazzi lo sanno già, però una piccola base, capito? Perché si dedica talmente tanto tempo a sempre le stesse cose che in realtà quel tempo potrebbe essere dedicato a capire più cose per prepararsi alla vita. Queste sono le materie che mi sono venute in mente, ditemi voi se ci sono altre materie che vi vengono in mente anche a voi, fatemela sapere nei commenti qui sotto, quindi educazione finanziaria, educazione civica, quindi politica, eccetera, eccetera, educazione alimentare e sessuale, difesa personale, psicologia e crescita interna.
forse ne ho saltata una, non mi ricordo. Beh, comunque circa 5-6 materie le aggiungerei, ma non le aggiungerei per fare peso, ma semplicemente le inserirei ristabilendo e ribilanciando il peso e la quantità di tempo dedicato a ogni materia. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti qualsiasi pensiero a riguardo. Ovviamente questa è una mia opinione dopo aver visto un po' tanti mentori, letto tanti libri, conosciuto tante persone che parlano di questi argomenti, e so che ogni persona che vuole arrivare in alto e che vuole far successo un po' si lamenta, tra virgolette, di tante cose che non ha imparato a scuola e che ha dovuto imparare dopo. E ricordatevi che finita la scuola ovviamente non è che finisce la crescita, non è che si finisce di imparare, si continua ad imparare all'infinito fino al giorno della propria morte, però avere un po' più di basi, soprattutto anche nella finanza e nel saper gestire le proprie cose, anche educazione familiare, ecco, anche educazione familiare non è una cosa malvagia, anche perché tante famiglie non sono uguali e ci sono tanti problemi nelle famiglie al giorno d'oggi, quindi anche educazione su come funziona la famiglia, come funzionano le eredità, eccetera, eccetera. Queste cose sicuramente sono molto utili. Quindi tante cose proprio basate sulla vita di tutti i giorni sarebbe molto meglio conoscerle. Ecco qua ragazzi, non voglio rendere questo video troppo lungo, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! To protect your soul. We are here.